Ciao, sono Enrico Luciolli e in questo video rispondo a chi di voi mi ha chiesto se nella difesa personale ha davvero senso cercare di immobilizzare l'aggressore. Le tre soluzioni che normalmente vengono proposte per cercare di immobilizzare l'avversario sono le leve articolari, le manovre d'arresto fatte magari con corde, fascette o addirittura manette e gli strangolamenti, non tanto per uccidere l'aggressore quanto piuttosto per cercare di farlo svenire. Partiamo parlando delle leve articolari e ci tengo a dirti fin da subito che non le ritengo una buona soluzione nella difesa personale. Sebbene ne conosca tantissime e le abbia studiate per anni, so anche che questo è qualcosa che fuori dalla palestra funzionerà raramente. Questo perché la leva articolare si basa su un presupposto, cioè il fatto che la minaccia di rottura o il dolore che sta provando la persona in quel momento sia sufficiente come deterrente e la porti a sottomettersi completamente alla tua volontà. Estendere un'articolazione a fine corsa, minacciare la rottura o addirittura portarla a compimento, ti assicuro che non in tutte le situazioni può funzionare. Non tutti sentiamo il dolore allo stesso modo, ma soprattutto l'aggressore può aver fatto uso di alcol, di sostanze stupefacenti o essere in un pieno rush adrenalinico e quindi non accorgersi del dolore tanto quanto te ne accorgeresti normalmente quando ti alleni in palestra. Quindi in generale la soglia del dolore è qualcosa di variabile, la motivazione può cambiare quanto una persona è disposta a rischiare. Immagina che sia l'altro un criminale, tu l'abbia immobilizzato con una leva e questo sa che ribellandosi con tutta la sua forza, magari facendosi anche del male, riuscirà ad avere la vita salva e non finire in galera. Beh, credo che questa persona lotterà fino in fondo. E senza contare tutto ciò c'è anche il problema che le leve articolari nella maggior parte dei casi, soprattutto se le vuoi portare in piedi, sono qualcosa che non funzionerà molto bene nella difesa personale perché sono motricità complesse. Infatti le leve in piedi richiedono davvero delle motricità che non sono disponibili sotto stress. È qualcosa che se vuoi puoi approfondire all'interno del libro. A questo punto qualcuno però potrebbe dirmi: ma nell'MMA fanno le leve, ci arrivano a terra, non posso fare la stessa cosa per strada? Assolutamente sì, ci puoi provare, le leve a terra sono già meglio, con il pavimento che crea un vincolo è sicuramente più probabile che tu riesca ad avere successo con una leva. Ma è tuttavia sbagliato cercare di immobilizzare l'altro. Questo per la seconda ragione, il fatto che potrebbe benissimo esserci un'altra persona, magari un amico dell'aggressore che in quel momento interviene e ti calcia la testa mentre sei al suolo e stai lottando con l'altro. Oppure peggio ancora, l'aggressore potrebbe avere un'arma, estrarla mentre siete a terra che state lottando e liberarsi dalla leva ammazzandoti. Quindi sicuramente fare leve articolari da questo punto di vista non è una buona idea. Infine ci tengo a ricordarti anche che quando l'avversario è più forte di te, cercare di tenerlo fermo con una leva articolare potrebbe non funzionare. Se c'è abbastanza differenza di forza, l'avversario può ribaltare a suo vantaggio la situazione e continuare a combattere nonostante tu l'abbia messo in leva. Quindi in generale io non sto dicendo che non sia mai successo nella storia dell'umanità che qualcuno sia riuscito a fare una leva articolare in una situazione di difesa personale. Sto solo dicendo che, dovendoci basare sulla statistica, io mi sento di sconsigliarla. Anche per quanto riguarda le manovre d'arresto, mi sento fortemente di sconsigliartele qualora tu sia un normale cittadino o sia da solo contro l'aggressore. Avremo modo di trattare in un video successivo insieme all'avvocato quando è possibile per un cittadino arrestarne un altro senza commettere reato, ma qui mi preme di nuovo sottolineare l'importanza della motivazione. Cioè la manovra d'arresto è qualcosa di assolutamente delicato anche se sei un poliziotto o un carabiniere e in generale, per correre meno rischi possibile, di solito chi ha la possibilità di arrestare un'altra persona lo fa in coppia, non lo fa da solo o addirittura con il supporto di più persone, proprio perché la manovra d'arresto di per sé ha delle sue criticità, delle sue vulnerabilità. Non voglio dire di nuovo che non sia mai successo che un cittadino ne abbia arrestato un altro o che sia riuscito a immobilizzarlo e poi chiamare la polizia, ma sto dicendo che è qualcosa su cui statisticamente non scommetterei. Perché questo? Perché quando un criminale si ribella a un poliziotto sa che peggiora la sua situazione, mentre quando un criminale si ribella a un altro cittadino sa che se riesce a scappare la farà franca. Ovviamente c'è una prospettiva completamente diversa ed è difficile che il criminale si sottometta alla tua volontà, soprattutto se sa di avere torto.
Infine, per quanto riguarda lo strangolamento, ti posso dire che è una soluzione leggermente migliore rispetto alle prime due, perché per quanto l'avversario possa essere motivato a liberarsi o per quanto si possa dimenare come un cavallo imbizzarrito, dopo circa una decina di secondi in cui la tecnica di strangolamento è portata correttamente, l'altro inizierà a perdere le forze e svenirà. Tuttavia ci sono un paio di cose importantissime sulle quali voglio portare la tua attenzione. La prima è che sicuramente c'è il rischio di ammazzare l'altro, cioè tra uno strangolamento fatto per far svenire l'aggressore e uno per ammazzarlo la differenza è di pochi secondi. E sebbene le tue intenzioni possano essere buone, ti posso assicurare che quando sei lì nel rush adrenalinico, nella foga, magari hai già preso dei colpi, siete finiti entrambi a terra, vi state rotolando e senti male, magari stringi un po' di più, un po' più a lungo e finisci con l'ammazzare l'altro. E per quanto questa magari guardando il monitor ti possa sembrare un'opzione giusta perché in fin dei conti l'altro ti ha aggredito, ti posso assicurare che se hai un buon cuore è qualcosa che ti segnerà a vita. Ho conosciuto persone che per lavoro o per difendersi hanno dovuto ammazzare un altro e per quanto avessero ragione, per quanto sapessero in cuor loro che era la cosa giusta da fare in quel momento, sono rimaste segnate e sul loro cuore c'è un'ombra, la loro vita non è tornata più come quella di prima. Quindi in generale io mi sento di dirti che la colluttazione, lo scontro nella difesa personale andrebbe evitata con tutte le forze. Conoscere la negoziazione, la strategia e i diversivi sono elementi importantissimi per non doversi trovare al punto in cui magari devi fare qualcosa di cui poi ti puoi pentire. E nel momento in cui ti trovi all'interno della colluttazione, se si apre una finestra sicura in cui te ne puoi andare, lo scopo non è strangolare, uccidere l'altro, fargli del male, vendicarsi o dimostrare quanto sei figo tu, ma semplicemente quando hai salva la tua vita andartene via. Certo, ci sono delle situazioni in cui devi difendere qualcun altro ed è obbligatorio che tu rimanga lì e magari dover strangolare l'altro per farlo svenire è qualcosa di assolutamente necessario, ma qualora non sia questa la tua situazione e per quanto sulla carta possa sembrare intelligente strangolare l'altro, non è detto che nel momento del bisogno tu riesca a avere quel livello di controllo e potresti trovarti a fare qualcosa di cui ti pentirai per sempre.